Ciao a tutti amici dei gemelli, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami i gemelli e le tendenze energetiche predestinate per gennaio 2026. Abbiamo la carta del mondo, amici dei gemelli. Può essere un momento di chiusura cicli, un momento dove si raggiungono determinati risultati, determinati obiettivi. Si arriva come al compimento di un percorso, è la fine di un viaggio. Tenete sempre presente che quando c'è la carta del mondo si parla sì di una chiusura ciclo, ma è come se automaticamente si aprisse il ciclo successivo. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile quindi che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il numero di telefono, il link alla pagina web dove trovate tutto quello che propongo, ci sono i link ai 3 corsi gratuiti presenti sul canale e ci sono anche i link per i corsi di livello intermedio di tarocchi intuitivi. Comunque ragazzi è tutto sotto nella descrizione del video, vi basta aprire la tendina. Gli oroscopi del 2026 sono già online nella playlist dell'oroscopo annuale stagionale, ce ne sono 4 e vi invito ad integrarli con le letture mensili. Bene. Partiamo con un 6 di pentacoli, ragazzi. Abbiamo la forza, ruota della fortuna, 4 di spade, il mago, la sacerdotessa, il sole, molti arcani maggiori, e l'appeso, difatti sono 6 su 8 carte ragazzi, quindi periodo molto importante, denso, pregno di cambi, pregno di energie diciamo importanti. Adesso andiamo a vedere carta per carta, capiamo un po' qual è l'andamento energetico più importante del periodo. In un secondo momento andiamo a vedere i vari casi, quindi il lavoro, piuttosto che l'economia, piuttosto che l'amore, la famiglia e via dicendo. Allora, partiamo da... Scusate, così si vede un po' meno il riflesso della luce. Partiamo da 6 di pentacoli, che è una carta comunque che mi parla di un certo equilibrio, potrebbe essere un equilibrio da un punto di vista materiale, piuttosto che relazionale, piuttosto che temporale anche. Allora, abbiamo un 9 di coppe e la carta degli amanti, può essere proprio da un punto di vista relazionale, considerata la carta degli amanti. Tenete presente che quando c'è questa carta non si parla necessariamente di amore romantico, ma si parla anche di amore a 360 gradi e anche l'amore per se stessi, quello che si dà a se stessi. Comunque devo dire che la partenza del periodo è abbastanza in armonia, ok? Andiamo a vedere questa forza. 7 di coppe, 6 di pentacoli, 2 di pentacoli e re di pentacoli. Sembra manchi una linearità ad una situazione o ad una relazione o alla visione. Cioè qui abbiamo un 7 di coppe che mi dice come se non ci fosse un'idea chiara di una certa questione che, ragazzi, avendo comunque 3 carte di pentacoli, potrebbe essere una questione anche patrimoniale. Vi dico, abbiamo poi la ruota della fortuna,
Andiamo a vederla. Abbiamo un cavaliere di spade, regina di spade e 6 di spade. Può esserci un cambio a livello di mentalità in questo periodo. È come se qualche cosa, cioè c'è come un'armonia di fondo, ma è come se ci fosse qualche cosa che non vi rende tranquilli, qualche cosa che avete bisogno, mi viene da dire, di riequilibrare, di calmare, quello che mi dicono. Ho sentito la parola calmare. Aspettate, non so come si dica, se ristrutturare, ridefinire. E qui potrebbero essere proprio delle forme pensiero con la regina di spade e il 6 di spade, come un po' un cambio di mentalità, se vogliamo. Andiamo a vedere il 4 di spade, perché anche questa è una carta che parla del riequilibrio psico-emotivo. Abbiamo il mondo e un 3 di bastoni. C'è come un capitolo qui da lasciare indietro. Può essere un qualche tema legato a, ripeto, può essere una questione patrimoniale, una questione temporale, come se non si potesse gestire bene il tempo, come se ci fosse del tempo da dover organizzare. Io credo che sia più una forma mentale che non una reale difficoltà, perché la situazione di partenza è comunque positiva. Qui c'è come da chiudere un periodo, da chiudere un ciclo, il mondo ce lo avete anche qui e c'è da focalizzarsi sul futuro semplicemente. C'è da fare nuovi progetti, da pensare in modo nuovo, mi viene da dire. Tenete presente che il 6 di spade è la carta delle credenze limitanti, quindi qui ci può essere un qualche tema legato appunto al da dove si viene e il come e che cosa si pensa. Io dico spesso che quando noi pensiamo lanciamo come una vibrazione nell'universo. Tutto quello che ha la stessa vibrazione, quindi quello che vibra con noi, viene attirato da noi. È come se si entrasse nello stesso campo vibrazionale, nello stesso campo ritmico. Di conseguenza, se io sono negativa, attiro cose negative. Andiamo a vedere il mago, perché qui si tratta di fare un'azione, un movimento nuovo, un qualche cosa che possa ridefinire la situazione. Abbiamo un fante di spade, che è il nuovo approccio al modo di pensare, al modo di vedere, considerato che abbiamo anche la carta della luna. Andiamo a vedere la sacerdotessa. 10 di pentacoli e 9 di spade. Di nuovo una situazione patrimoniale, una situazione legata non lo so, c'è come un tema che secondo me può essere familiare, può essere legato ai genitori. E io credo che sia quello il modo di pensare che avete un po' preso e che dovete cambiare in questo periodo. C'è come una sorta di evoluzione da dover fare, un modo nuovo di osservare le cose, un modo nuovo di vedere, un nuovo modo anche di agire. Magari con questa sacerdotessa vi invitano a guardare nel lungo periodo, cercare di guardare ad un futuro invece che più al passato. Tenete presente che quello che ci spaventa del futuro non è il futuro in sé, ma normalmente abbiamo paura che si possa ripresentare qualche situazione spiacevole del passato. Però, ripeto, rimaniamo focalizzati sul positivo in modo da attirare il positivo. Andiamo a vedere il sole, perché il sole è una bellissima carta, è una carta di espressione personale, di gioia, di felicità, di condivisione, di crescita, di abbondanza. Fante di pentacoli e ruota della fortuna nuovamente. C'è un nuovo inizio qui ragazzi, c'è un cambio, c'è una chiusura di ciclo. Nonostante si parta già bene, perché si parte bene, c'è come un momento di armonia, di equilibrio dove vi potete effettivamente godere tutto quello che volete, però è come se l'universo vi spingesse a vedere le cose da un'altra prospettiva, anche con questo appeso qui in fondo.
C'è come un cambio, potrebbero essere considerate le due ruote della fortuna, potrebbero essere eredità che arrivano, situazioni patrimoniali che secondo me arrivano a conclusione, che si risolvono, che hanno una svolta, potrebbero essere delle occasioni fortunate. L'occasione fortunata può anche essere il potersi godere in modo inaspettato qualche tipo di lusso, qualche tipo di affetto, il reincontro o l'incontro con qualche familiare, soprattutto magari se avete figli o genitori che vivono lontani, ci può essere come un momento conviviale non programmato, è come un gioire di quello che avete, godervi le coppe piene che avete già a vostra disposizione. Andiamo a vedere l'appeso, perché l'appeso comunque è una carta che ci parla anche di accettazione, quindi probabilmente qualcuno deve accettare qualche tipo di situazione, qualche tipo di, vedendo il diavolo, diavolo 2 di bastoni, vedendo il diavolo può essere un condizionamento. Io ho come l'idea che il diavolo sia una sorta di schiavitù, quando c'è il diavolo è volontaria. Può parlare di condizionamenti, secondo me, mentali, fa riferimento a questo, a tutta quella parte di regole, di ordine, di struttura, di credenze limitanti, di problemi che ci si fa. Mi è arrivata la parola educazione e credo che possa in qualche modo avere a che fare con questo diavolo, perché molte volte per educazione ci tagliamo, non esprimiamo quello che diciamo, perché se lo facessimo nel modo in cui esce questa cosa sarebbe carica di emozioni e si potrebbero magari incrinare i rapporti. La carta dell'appeso qui vi aiuta a mettervi nei panni dell'altro nel momento in cui dovete dire qualche cosa o dovete agire o dovete fare qualcosa o osservare qualche dinamica. Non vedete solo il vostro lato della medaglia, cercate anche di mettervi nei panni dell'altro. Ma secondo me è una cosa che riuscirete a fare, ci sarà come la chiusura di un modo di pensare, secondo me. Va bene, allora partiamo dal lavoro, partiamo da chi è disoccupato. Diciamo che sento che molti potrebbero effettivamente avere comunque le spalle coperte, ma credo che potrebbero arrivare con queste due ruote della fortuna parecchie occasioni. Una in particolar modo sarà fortunata, per qualcuno potrebbe voler dire spostarsi, trasferirsi, viaggiare o comunque dover affrontare un certo tipo di distanza. Guardate che potrebbe essere anche una distanza mentale, cioè voi siete, come vi dicevo, partite in armonia, no? Quindi è come se ci fosse un modo di pensare che vi fa stare al sicuro e qui c'è come la necessità invece di cambiare questo modo per riuscire a cogliere questa occasione che la ruota della fortuna vi mette davanti. Come vi dicevo, potrebbero esserci dei viaggi, degli spostamenti, prendetevi un attimo per pensare se effettivamente è quello che volete voi. Io sento che comunque osserverete o comunque valuterete tutti i vari aspetti della medaglia. La sensazione è che sia positiva questa scelta, però non voglio troppo dirvi perché con queste carte qui alla fine c'è da valutare molto bene i rischi, il pro e il contro. Fatevi consigliare da qualcuno che magari ha già navigato questo territorio per farvi dire come dei trucchi, piuttosto che delle cose che magari voi non riuscite a vedere e state sottovalutando. Quindi c'è da fare come un esame attento della situazione, anche se secondo me gennaio è un buon periodo di conclusione, di cambio cicli. Avete due volte la carta del mondo e due volte ehm, la ruota della fortuna. Vedo più una fase di chiusura, più che già una fase di apertura, come se qualcuno stesse tirando le somme vedendo se vuole continuare a cercare sempre nello stesso settore, se effettivamente ci può essere questa opportunità in più che secondo me si presenta, può essere vincolante, può essere che non sia quello che volete, può essere che non vibri così tanto, però sicuramente è un qualche cosa che vi dà denaro e potere, questo ve lo dico. Se foste occupati, allora potrebbero esserci dei nuovi ruoli da esplorare, potrebbero esserci nuove iniziative da prendere all'interno dell'ambiente lavorativo.
Quello che vi consigliano le carte è di diventare buoni osservatori di quelle che possono essere le dinamiche intorno a voi, perché è come se si aprissero possibilità che fino adesso non avevate preso in considerazione o che non avevate avuto il coraggio di afferrare. È un po' un carpe diem gennaio, secondo me. E per le persone che sono autonome, anche qui io credo che potrebbero arrivare nuove collaborazioni, nuove conoscenze, ehm, nuovi partner che potrebbero anche essere nuovi dipendenti per qualcuno, che vi ispirano, che vi danno come la possibilità di vedere le cose in modo diverso e quindi di agire in modo diverso. È come se ci fosse un momento, come vi dicevo appunto prima, di restyling del modo di vedere le cose. Tenete presente che il diavolo condiziona ed ha una mentalità vecchia, è l'ego. All'ego non piace cambiare perché questo suppone uno sforzo. Però secondo me è proprio quello che andrete a fare ed è proprio la mente, l'ego, no? Il nostro personaggio che si crea in base a come metabolizziamo quello che ci succede durante l'infanzia. Comunque ragazzi, secondo me mi viene proprio da dire, siete in una botte di ferro perché state andando verso un nuovo potere personale a livello lavorativo. Se dovessimo parlare di soldi, ecco, allora qui vi dico, metteteci un occhio di riguardo perché come vi dicevo prima, secondo me c'è un tema patrimoniale che potrebbe farvi rimanere un pochettino sulle spine. Voi, per non saperne leggere né scrivere, fate come un progetto nel lungo periodo, potrebbe essere un budget di spesa, soprattutto se avete delle spese importanti da dover affrontare, se dovete liquidare qualcuno, liquidare qualche socio, qualche fratello, qualche debito, se avete bisogno di chiudere qualche debito, fatevi un prospetto di rientro nel lungo periodo. Lungo periodo potrebbero essere da 1 anno a 5 anni, dipendendo dalla cifra. Però c'è da sistemare dei debiti, secondo me. Non importa quanto sia il tempo, l'importante è che ogni mese venga apportato una piccola quantità, anche perché da parte di chi riceve c'è come, cioè si vede la buona volontà, come vi dico, il fatto che ci sia una regola e poi piccolo e regolare è più facile da gestire. Potrebbero arrivare anche dei soldi extra, considerate queste due ruote della fortuna, però è anche vero che potrebbero esserci appunto dei debiti, delle spese extra, un qualche cosa che ehm, potrete comunque coprire con questa ruota della fortuna, però sono da gestire bene questo mese. Per quello che riguarda i progetti, nel caso qualcuno avesse dei progetti, sento che è un buon momento per guardare al futuro, per capire come muovervi, per capire che cosa è più in linea con voi, per capire quello che vi viene meglio, quello con cui vi sentite più comodi, per poter sviluppare qualche cosa, perché secondo me c'è un grande potenziale qui che si può sviluppare, soprattutto se avete intenzione di cominciare o ricominciare a studiare, se c'è qualche percorso formativo che avete intenzione di iniziare, può essere molto positivo alla fine dello sviluppo di un vostro progetto. Il vostro progetto può essere alternativo al lavoro abituale, ok? Mm, parliamo di relazioni, ragazzi. Cominciamo dai single. Allora, secondo me gennaio è un ottimo periodo per le nuove conoscenze, anzi di fatto potrebbe esserci proprio una persona che andrete a conoscere nel mese di gennaio. Potrebbe essere un segno di terra, ve lo dico giusto per darvi un indizio così, ma io credo che a causa di questo condizionamento mentale che vediamo qui, le cose potrebbero fare un po' fatica a partire, cioè le basi ci sarebbero,
Però vedendo come si sviluppano le carte, secondo me vi fate prendere un po' troppo male perché o guardate troppo al futuro e non vedete futuro, oppure potenzialmente avete un futuro che non si sposa con quello dell'altra persona. Cioè, sento che è come se aveste bisogno di fare dei cambi e state valutando come questa sensazione. Diciamo che l'appeso a fine mese vi invita ad accettare un certo tipo di situazione. Cioè, certe volte, siccome il diavolo fa riferimento all'ego, certe volte non è importante chi ha ragione. Cioè, se una cosa esiste, c'è, è così. Poi che sia giusto o sbagliata, che si abbia la ragione oppure no, che sia bianco o nero, molte volte non fa la differenza. Il punto è che questa cosa esiste, c'è, è così e bisogna imparare a gestirla. E l'appeso in questo caso vi aiuta in questo passaggio, vi aiuta come a chiudere un capitolo. Quando c'è il mondo c'è anche come una sorta di distacco, ok? È la chiusura la formazione di un percorso, quindi è come se si fosse acquisito un percorso. E l'appeso è anche una carta che parla di perdono. Adesso io qua non è che vedo tanto situazioni da perdonare, però nel caso ci fosse stata una mala gestione dell'economia, piuttosto che dei debiti, piuttosto che un qualche cosa di cui vi pentite, avere l'appeso a fine lettura vi invita un po' a perdonare anche voi stessi ehm, per qualsiasi cosa di cui voi non siate contenti. Mm? Vi invita un po' a essere più fedeli a voi stessi, senza pensare troppo al futuro, nel vostro caso specifico, rimanendo molto nel qui e ora e cercando di far brillare la vostra essenza con la carta del sole. Nel caso foste in una relazione, ragazzi, io sento che qui gli equilibri cambiano anche per voi. C'è come più sintonia, mi viene da dire, ma perché è come se vi staccaste da questa parte egoica, da questa parte mentale, iniziaste ad agire. Tenete presente che il 4 di spade è la guarigione. Iniziaste ad agire in modo diverso. O meglio, è come se prima vi prendeste il tempo di osservare la dinamica e poi capiste, perché il sole è anche la chiarezza mentale, che direzione dare. C'è ancora un po' di indecisione in realtà alla fine con il 2 di bastoni, però sento che è come se la relazione ne giovasse, se ci fosse armonia in questo periodo e comunque secondo me si chiude un capitolo della vostra relazione per aprirsene un altro. Nel caso foste in una relazione clandestina, non definita, senza etichetta o strana, ecco, vi dico, il mese parte a gonfie vele, ma poi ho come l'idea che le cose, a causa del vostro modo di pensare, a causa anche di un cambio repentino che potrebbe arrivare con questa ruota della fortuna, come se ci fosse un fatto che succede, che cambia un po' le dinamiche, iniziasse a partirvi la testa verso il futuro e cominciaste, come vi posso dire, a dire e se succedesse e se succedesse di nuovo questo e se capita che non lo so, è come se rivangaste il passato. Perché c'è anche la luna ci parla del lato d'ombra, ci parla delle paure, qui sento che verso la metà mese qualche cosa potrebbe preoccuparvi. Però è anche vero che abbiamo di nuovo una ruota della fortuna e un sole, quindi è più, diciamo, chiaro e onesto il vostro approccio nei confronti dell'altro. C'è un mettersi nei panni dell'altro, però sento che con questo diavolo c'è anche un marcare il territorio, quindi è una cosa che sì, da un lato lavoro sulla mia zona sicura con questo 2 di bastoni, però dall'altro cerco anche di impostare un futuro che mi faccia stare al sicuro. Perché, ripeto, qui le basi secondo me ci sono, l'inizio è ottimo, è molto positivo. Se parliamo di famiglia, vi dico, secondo me c'è qualche tema anche a livello monetario. Vi devo dire una cosa, se foste in una fase di separazione, cioè state cercando la separazione o il divorzio,
Anche qui sento un po' di indecisione, però io ho la sensazione che potreste dare un passo in avanti in questo senso. Cioè effettivamente si potrebbe chiudere un capitolo di contrattazione. Fate attenzione perché con il diavolo e questo appeso qualcuno potrebbe tentare di cedere pur di risolvere la situazione. Mi viene da dire, vedendo l'appeso, cambiate le carte in tavola, cioè non cedete e basta, però con una mano cedete e con l'altra prendete. Se per esempio si fa fatica a trovare un punto di incontro perché l'altra persona si impunta su certe cose, voi dite ok, allora io ti do quella roba lì, però tu mi dai quell'altra roba lì. Cercate sempre un compromesso, cercate di esercitare il vostro potere personale con il diavolo, ma mi viene da dire facendolo da un punto di vista del più alto bene di tutti, perché se no è basso astrale. E se si vuole cercare comunque un punto di incontro in armonia con le altre persone, soprattutto se ci sono figli di mezzo, ehm, sento ragazzi che è il caso di guardare un po' il bene comune e così nessuno esce perdente, ma tutti vincitori. Potrebbe esserci qualcuno che finalmente si stacca dall'ambito familiare, potrebbero essere i figli che finalmente se ne vanno, che fanno quel viaggio studio, che si trasferiscono all'estero, potrebbe essere quel genitore che finalmente torna a casa sua dopo le vacanze natalizie, può essere quel genitore che diciamo sta meglio, ho come questa sensazione e che quindi sia possibile riprendere il proprio tran tran quotidiano. Comunque devo dire che anche a livello familiare ci sono dei bei cambi, belli importanti. Andiamo a vedere Osho che cosa vi dice. Wow, un'altra volta la ruota della fortuna, ragazzi, ma è un super periodo di cambio karmico. Questo ve lo dico, chiusura di cicli, cambi karmici e poi abbiamo la repressione che è di nuovo un 10, una carta di chiusura. Sento che qui bisogna un po' lasciarsi indietro quello che si sta reprimendo, in questo caso specifico le nuvole rappresentano i pensieri, quindi vi dico c'è un qualche tipo di questione mentale qua che vi opprime ed è ora di dare uno switch, è ora di cambiare, è ora di lasciarsi indietro certe ideologie, è ora di chiudere con certe aspettative, è ora di chiudere con certi attaccamenti, con certe ambizioni, con certe responsabilità, perché comunque il 10 di bastoni fa riferimento anche alle responsabilità che noi ci assumiamo per conto degli altri. Sento come se ci fosse un taglio del cordone ombelicale con qualcuno. Allora, abbiamo la carta numero 22 che parla di magico e il mantra è la magia o il magico mi circonda oggi o sono circondato dalla magia oggi. E se ci fate caso, questa fanciulla ha come delle fiammelle che escono dalle mani. Sapete che nelle mani ci sono dei centri energetici, dei chakra, con i quali si curano Reiki, il pranoterapia, tutte le tecniche di terapia alternative a contatto lavorano comunque anche con i chakra delle mani. Anche un fisioterapista, anche se non è consapevole, comunque attraverso questi chakra che ci sono, ce ne sono anche nei polpastrelli, ha come la percezione del campo energetico della persona, anche se non è maestro Reiki, per esempio. Ultimo oracolo. Fa anche un po' riferimento al potere curativo delle mani o al fare con le mani. Perché vi dico questo? Perché avete anche il mago. Il mago è anche la carta dell'artigiano, di colui che fa con le mani, del tutto fare, di quello che in spagnolo chiamano manitas, che fa tutto con le mani. Carta numero 39. Ok. Parla di riposo, di prendersi un tempo,
di godersi la pace e il relax, come se aveste bisogno di, sì, di riposo. C'è anche un 4 di spade. Qualcuno ha proprio bisogno di prendersi un tempo e effettivamente potrebbe esserci un viaggio in vista, come vi ho detto. Queste tre sono tutte carte di viaggio, di spostamenti. In più il mondo ce l'avete anche qui, quindi perché no? Magari a gennaio qualcuno stacca un fine settimana. Tenete presente che il 4 di spade di solito è riferito ai viaggi anche di tipo spirituale, a quei percorsi che guariscono il cuore, la mente e lo spirito. Anche il corpo però, non lo so, ci vedo tanto o il ritiro spirituale piuttosto che una spa o comunque un qualche centro olistico che vi rimetta un po' in sesto, ecco. Fatevi un regalo, amici dei gemelli. Bene, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti interessanti di riflessione, fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale mettete like, date hype, iscrivetevi, condividete il video. Per iniziare un percorso di crescita con me vi basta scrivermi una mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il lavoro sulle credenze limitanti. Tenete presente che lo stesso lavoro lo potete anche fare da soli per conto vostro, abbonandovi al canale nella fascia di prezzo più bassa. In quella sezione tratto le credenze limitanti divise per settore, ma tratto anche temi di metafisica, di metamedicina, insomma è un po' tutto quello che io ho studiato, che ho condensato e messo a disposizione in quella sezione per aiutarvi nel vostro percorso di crescita. Date un'occhiata comunque ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Tenete presente che sono 4 playlist, sono numerate e vanno viste in ordine cronologico di numero perché sono un corso di formazione, quindi c'è una successione necessaria per vedere i video. Detto questo ragazzi, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!